Oggi parliamo un po' di me, ma nel farlo, nel raccontarvi la mia esperienza, voglio darvi anche tutti i miei consigli in modo tale che poi voi li possiate riutilizzare o magari rigirare ai vostri parenti, ai vostri amici o ai vostri figli, in modo tale che questa non sia soltanto una narrazione, ma vi sia anche utile. L'argomento o domanda di oggi è il tuo percorso di studi. Una parentesi, se anche tu vuoi proporre un argomento o farmi una domanda, seguimi su Instagram e aspetta ogni sabato mattina dove nelle storie posterò un sondaggio di questo tipo dove tu potrai farmi una domanda che poi io tratterò su questi video domenicali. Allora, eccoci qui. Dopo il normale percorso scolastico istituzionale italiano, mi sono iscritto all'Istituto Tecnico Informatico Francesco Severi di Padova. Questa è una foto della mia classe e sì, eravamo tutti maschi, per mia sfortuna o fortuna, dipende dai punti di vista, e quello sono io. Lasciate un mi piace per la mia sfrontatezza, ero veramente... In quella foto eravamo tutti eleganti perché era il giorno classico dei 100 giorni prima dal primo esame scritto della maturità. Tra l'altro già a scuola avevo delle buone doti da venditore e da businessman. Vi lascio una clip che ho trovato proprio adesso e capirete tutto. Sul serio, prof, è buono? Sì, 50 centesimi. Pure, ma guarda che fa pagare i professori. Lo faccio pagare tutti gli istituti. Però con l'acqua mi assicuro. Mi assicuro io, prof, lo sciacquato 10 volte. E se non ci fai Certo, ma io sono pieno di 50 centesimi. Sì, sono una persona un po' particolare e quello è il mio ultimo giorno di scuola e sì, sono andato a scuola vestito da venditore ambulante di Coccobello. Comunque, nonostante ciò, sono sempre andato discretamente bene a scuola. Anzi, vi voglio far vedere una cosa di cui vado molto fiero. La prendo! Oppa! Questa è la mia tesina. Questa non è una tesina. Sì, nonostante fossi a un istituto tecnico informatico, nella mia tesi di maturità ho scritto un bel libretto di cui vado molto fiero, è sulle 130 pagine più o meno, e parlavo del paradosso. È andato molto bene, è stato molto apprezzato. Tra l'altro devo rileggere questo libretto che scrivetti ormai 3-4 anni fa e di cui vado molto fiero. Se devo essere sincero, non sono mai stato sicuro di quella scelta, di quell'istituto tecnico. Sono sempre stato indeciso ogni anno di cambiare ed andare in un liceo scientifico. Però allo stesso tempo, guardandola da fuori ad ora, non mi pento di quella scelta perché quella scelta mi ha permesso di fare tutte le cose che ho fatto dopo. Infatti, dopo la scuola superiore, non ho voluto fare il classico percorso universitario e quindi iniziare subito, ma sono andato in Australia con nessuna agenzia, con nessun progetto. Ho preso e ho inviato una valanga di curriculum in giro per paesi britannici dove si parlava l'inglese, in modo tale che nel lavorare imparassi anche la lingua inglese, che è l'asset più utile che una persona può avere nel lavoro nel mondo d'oggi. Per coincidenze e fortuna mi hanno risposto dall'Australia e partendo da casa sono volato lì in Australia dove avevo una settimana di prova a Epsom, Australia, a Sydney. Dopo quella settimana di prova fortunatamente mi hanno assunto con un contratto di 3 mesi che poi è diventato 6 mesi. Dopo mi hanno proposto di continuare, però io ho rifiutato perché mi è piaciuto ed è stato molto molto utile quell'esperienza e quel lavoro, però io nella mia vita volevo fare altro, volevo andare avanti, volevo fare qualcosa di diverso, non volevo semplicemente fare un lavoro da dipendente. Nulla da togliere a chi lo vuole fare e a chi lo fa, però io non mi sentivo la persona giusta per andare avanti con quel tipo di lavoro per tutta la mia vita, volevo fare di più. Per questo ho rifiutato la sponsorizzazione per rimanere lì e lavorare lì e poi magari anche ottenere la cittadinanza australiana o la residenza, insomma era una buona proposta che ho rifiutato. E negli ultimi 2 mesi in Australia, per mantenermi e riuscire a girare e a fare esperienze, perché uno dei miei obiettivi era anche vedere, fare esperienze, conoscere culture e mondi diversi dal mio. Infatti il consiglio che mi sento di dare a tutti è: uscite dalla comfort zone, iniziate a vedere, cercare e fare esperienze diverse, perché non soltanto per me
ma anche per molte persone che ho conosciuto, l'uscire dalla comfort zone e il vedere altre possibilità, altri mondi, altre cose, fa aprire la mente e ti fa diventare una persona migliore, almeno per quel che ho visto io e per le persone che ho conosciuto. Tutte le persone che ho visto e che hanno fatto successo nei loro campi, prima di concretizzare i loro obiettivi, sono usciti dalle loro zone di comfort e hanno visto e hanno fatto esperienze in mondi diversi dal loro. Quindi un consiglio, ed il miglior consiglio che io possa darti, è magari non fare un'esperienza così estrema come la mia, dove prendi, mandi curriculum in giro, poi arrivi, trovi lavoro. Ci sono stati periodi dove ero rimasto senza soldi, insomma. Però se hai la possibilità, e la possibilità nel mondo d'oggi si può anche riuscire a crearsela da soli, senza fare affidamento ai propri genitori o parenti, come nel mio caso. I miei genitori non si sono affidati a un'agenzia e mi hanno dato i milioni per andare in Australia. I soldi che mi hanno permesso di andare là e di vivere per una settimana sono i soldi che io avevo risparmiato per 18 anni della mia vita. Sì, per carità, anche i miei genitori con un po' hanno contribuito, però io penso che al mondo d'oggi tutti bene o male con un lavoretto riusciamo a metterci da parte quei soldi che poi ci possono permettere di aprirci queste nuove possibilità. Si tratta pur sempre di un investimento e di un rischio, però se devo consigliarvi, la cosa migliore che dovete fare è uscire dalla vostra zona di comfort, e per farlo io vi consiglio tantissimo di andare all'estero, magari in un paese completamente diverso, dove vedete nuove cose, dove ci sono nuove possibilità e i vostri orizzonti ed obiettivi si spostano. Detto questo, che secondo me è uno dei consigli che dovete portarvi a casa da questo video, dopo quell'esperienza alla Epson ho lavorato per 2 mesi mentre viaggiavo ed esploravo l'Australia come muratore, imbianchino, giardiniere, insomma le ho fatte di tutti i colori, e quelle esperienze, quei lavori che magari non avrei mai voluto fare. Ci sono state volte in cui tipo nuotavo nella merda perché facevo lo spazzino, pulivo i cantieri, insomma ho fatto i peggio lavori, e quei lavori mi hanno fatto capire cosa volevo fare realmente nella mia vita, e questa secondo me è l'altra esperienza che mi ha aiutato tantissimo e che vi consiglio di fare qualcosa che non vi piace, perché magari, come nel mio caso, siete obbligati per poter portare a casa la pagnotta e continuare a sopravvivere, diciamo. Però quelle esperienze mi hanno formato e mi hanno fatto capire cosa realmente volevo fare. Seppur questa in Australia non sia realmente un percorso di studi, secondo me è il mio miglior percorso di studi e di esperienza di vita, perché io con studio metto insieme anche l'esperienza di vita, lo studio di vita, se così si può chiamare. Dopodiché sono tornato a casa ormai 1 anno e mezzo fa, a giugno del 2018. A giugno del 2018, insieme alle informazioni e agli studi che avevo fatto gli anni precedenti, ho iniziato a fare le mie prime avventure online, sia di business che su YouTube. Il mio canale, il mio primo video è del luglio del 2018, poi ad agosto di quell'anno mi sono iscritto ad economia aziendale a Ferrara, dopodiché nell'arco di quell'anno, dal 2018 al 2019 ad ora, ho investito veramente tantissimo tempo, lavoro e soldi in quello che faccio. Dopo magari dovrò fare un video dedicato sia all'università che al mio lavoro, perché tanti di voi me lo chiedono, ma è un argomento veramente lungo. Infatti adesso ho lasciato l'università e, come sapete, mi sto per trasferire all'estero per ragioni fiscali e sto cercando di dare uno step successivo, un'accelerata al mio lavoro. Questo ad ora è stato il mio percorso di studi, vita. Potrei approfondire magari l'Australia. Se volete che io approfondisca l'Australia, scrivetemelo qui sotto nei commenti, perché ho veramente tante cose da farvi vedere, tante esperienze che magari possono anche esservi utili. Quindi se volete che io approfondisca sull'università, sull'Australia, sul mio lavoro, lasciatemi tutte le domande qui sotto nei commenti. Poi, come vi dicevo all'inizio del video, se volete partecipare a questo video domenicale, andatemi a seguire su Instagram, dove ogni sabato metto quel sondaggio e voi potete lasciare le vostre domande che poi io tratto con questi video domenicali. Poi, se questo video vi è piaciuto ed è stato interessante, lasciate un mi piace, iscrivetevi al mio canale se non volete perdervi nessun altro video, e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao ciao!